Non saprei dire quando ho smesso di credere all'esistenza del rapporto del sessuale. Forse per il semplice fatto che ancora oggi credo che se la credenza non è solo un fatto egoico, bensì è qualcosa che si struttura a livello dell'inconscio e dunque dell'articolazione significante, potrei dire che l'inconscio continua ogni giorno a tessere la sua tela e dunque da qualche parte la credenza continua ad esserci. Ciò che è cambiato forse è il mio rapporto con questo inconscio e dunque con la possibilità di attraversarne le identificazioni fino al punto, direi così, di arrivare su quel bordo e su quel buco in cui si tratta di fare l'atto opportuno affinché questo inesistenza del rapporto sessuale se ne colga in atto qualcosa. Dirò di più, io credo che il non c'è rapporto sessuale sia piuttosto qualcosa che sia da dimostrare in atto, non è tanto qualcosa di cui riempirsi la bocca a priori. Per cui sì, ogni volta si tratta, almeno per quanto mi concerne, di attraversare le identificazioni che fanno il loro corso per arrivare fin su quel bordo, su quel reale che si può lambire e dal quale se ne può estrarre un lembo, come dice Lacan, e di dimostrare come tutto ciò è avvenuto. Quindi in realtà non c'è rapporto sessuale, credo che Lacan lo volesse, spingesse le cose fin sul punto di dirci e dire agli analisti occorre dimostrarlo, come dimostrare come ciascuno di voi in atto ha risposto a questo reale che è imprendibile dal simbolico, è imprendibile dall'immaginario e che solo in atto possiamo arrivare a dirne qualcosa.